Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Sono veramente felice di proporvi questo tutorial. Oggi finalmente sono fuori, un po' di sole dopo tante giornate buie di pioggia e un po' tristi a dire il vero. Finalmente ho il piacere di condividere con voi un tutorial veramente simpatico. Non si tratta di perline, non è soutache, ma realizzeremo insieme delle saponette Melting Pour. Cosa sono le saponette Melting Pour? Va bene, passa un aereo. Sono delle saponette sciogli e versa, quindi delle saponette che potete fare tutte per poterle regalare. Potete aggiungervi qualcosa, come vedrete farò io all'interno del video, e secondo me è un regalo veramente carino, originale e insomma non da tutti i giorni. Spero che comunque il video vi piaccia, che il tutorial sia gradito e come sempre ragazze, buona creatività. Io vado a fare una passeggiata. Sentite il via vai. Fatemi sapere, il video è in collaborazione con la Bibcraft che mi ha fornito gli stampi veramente deliziosi, quindi giro la camera e vediamo il da farsi. Ciao! Allora, oggi ci incontriamo per fare delle saponette da utilizzare eventualmente anche per sotto alla doccia. Come vedete io qui ho una scatola, queste che contiene ovviamente del sapone. Io già l'ho utilizzato anche altre volte. Questo fa parte di quei video regali di Natale handmade, ne sto facendo un po' sul canale, quindi avrete il tempo di acquistare materiali, eventualmente di poterli fare. Questo video è in collaborazione con la Bibcraft che mi ha fornito gli stampi, che sono questi. Allora, veniamo subito al dunque. Questo è uno dei saponi, delle basi di sapone, ed è con farina d'avena e burro di karité. La farina d'avena si vede di più sul retro, vedete? Qui c'è la scritta, io ve l'ho semplicemente tradotta. Perché vi ho proposto questo sciogli e versa? Perché ovviamente proporvi un sapone fatto con il metodo della saponificazione, che sia a freddo, che è quello che uso io, ci vogliono poi dei tempi di stagionatura molto lunghi, poi si usano insomma dei componenti, dei tra virgolette materiali, si utilizza la soda caustica, che quindi ci vuole tutto uno studio secondo me per fare quei tipi di saponi, e non mi azzardo a farlo qui sul canale perché non voglio, come dire, dare nozioni sbagliate, perché per fare poi il regalo di Natale qualcuno si può cimentare senza avere le basi e le conoscenze. La saponificazione a freddo, ma anche quella a caldo, è un metodo categorico da cui non si può insomma discostarsi, e quindi ci vuole una certa conoscenza. Io ho letto dei libri, l'ho fatto, lo uso, ma sul canale vi propongo qualcosa di facile. Quindi questa è la premessa. Questi sono sciogli e versa, acquistati su Amazon, ma si trovano anche nei negozi bio e naturali. Semplicemente si sciolgono, si mettono degli additivi. In questo caso, vedrete, questo è un sapone scrub, avete visto che c'è l'avena, e qui vedete c'è della camomilla che io ho acquistato proprio nei fiorellini. Praticamente, ecco qua, ho preso questi fiorellini di camomilla dall'erborista e li ho tritati, e quindi li utilizzo nei saponi. Questi in verità li ho tritati per fare uno shampoo, sempre con un terzo metodo che poi eventualmente vi dirò. Qui vedete ho dell'argilla rosa, che è un'argilla molto delicata, quindi io farò questo sapone. Poi vedete ho degli oli essenziali, sandalo e ylang ylang. Anche sugli oli essenziali ci vorrebbe un capitolo a parte sulle quantità, quindi perché potrebbero anche essere irritanti. Non comprate assolutamente gli oli essenziali se non siano certificati bio e quant'altro, perché sono pericolosi, quindi acquistateli dove insomma non dal cinese. Ecco, gli oli essenziali spendete qualcosina di soldi in più, compratene uno e vi basterà per fare saponi, essenze e cose a vita, insomma, durano tantissimo perché ce ne vogliono veramente piccolissime quantità. Io lo metto giusto per avere un po' di profumazione e qualche effetto, tipo l'ylang ylang, vedete, favorisce il rilassamento. Vedete, sonno in caso di stress, questo è l'effetto fisiologico, ogni olio essenziale ha un suo perché, quindi
bando alle ciance, vi mostro cosa ci serve. Quindi vi ho detto questa base di sapone, ci serviranno due pentole da poter mettere uno sull'altro perché questa base di sapone si scioglie, vi faccio vedere, si scioglie a bagnomaria. Quindi due pentole ci serviranno da mettere una sull'altra, poi vi faccio una foto e vi mostro insomma quando andrà sul fuoco. Ci serviranno degli additivi, ma altrimenti potete sciogliere questa base e non aggiungere null'altro. Io ci metterò un po' di burro di cocco, che adesso vi mostro. Burro di cocco, olio di cocco, allo stato solido in frigo e burro, fuori dal frigo si scioglie e diventa olio. Io uso questo, vedete? L'ho acquistato in un negozio fisico della mia zona, quindi se vi va potete integrare con qualche olio. Non mettete olio diverso, tipo l'olio d'olivo, che o almeno mettetelo in piccole percentuali, tipo l'olio di mandorle dolci, potete mettere, non so, un po' di olio di cartamo, di ricino, olio di jojoba, però in piccole quantità perché vi potrebbe venire altrimenti la saponetta molle. Quindi per far venire una saponetta abbastanza consistente è quello di cocco, come vedete, e non ammorbidisce tantissimo la base di sapone, quindi io ci aggiungo un pochino di questo. Altrimenti andate semplicemente a prelevare da qui e procedete. Ora vi mostro. Ovviamente per gli stampi questi sono l'ideale, anche perché hanno, come regalini di Natale, sono veramente sfiziosi da mettere poi in dei sacchettini, hanno il forellino, qui vedete, in cui poi poter mettere un laccio ed appenderli in doccia, quindi mi sono sembrati veramente molto molto carini. Quindi io andrò a fare, scelgo le forme, scelgo proprio queste tre, non a caso sono capitate proprio loro. Quindi scelgo queste tre e andiamo a fare il nostro sapone. Dimenticavo, per le iscritte al mio canale, con la BB Craft c'è un codice sconto, questo è il codice del prodotto. C'è un codice sconto che vi metto qui in sovraimpressione, ve lo scrivo, lo dovrete andare a digitare per usufruire di uno sconto di 5 dollari su 40 dollari di materiali, di carrello, insomma. Quindi ve lo ricordo, mi raccomando, ovviamente lasciatemi un like se il video vi piace, iscrivetevi, condividete e insomma fatemi sentire che ci siete. Scusate, reggo con le mani perché davanti alla cucina non saprei assolutamente come posizionarlo. Ci sono due pentole una sull'altra, quindi sotto c'è l'acqua che bollirà e sopra, nella parte superiore, andrò a mettere il mio sapone per farlo sciogliere. Vedete che sulla destra c'è una spatolina in silicone che mi servirà semplicemente per mescolare il sapone. Io utilizzo sempre quella spatola per i saponi, ovviamente utilizzo delle pentole da parte, insomma, non quelle con cui cucino, ecco, e evitate e soprattutto utilizzate per mettere il sapone delle pentole in acciaio, non antiaderenti o in alluminio perché potrebbero rilasciare delle sostanze. Quindi andiamo con le pentole d'acciaio e andiamo a vedere cosa succede. Accendete e aspettate che insomma si sciolga. Mettete poi gli stampi in un vassoio, asciugheranno, solidificheranno molto velocemente. Questo tipo di sapone solidifica velocemente, non ha bisogno di chissà quali tempi. Ecco perché è carino e comodo per fare i regali di Natale. Vi mettete un pomeriggio, ne fate un pochino e poi imbustate e regalate. Allora, come vedete, l'ho messo semplicemente, l'ho tagliato e l'ho messo in un pentolino. Vedete, si vedono i residui di avena, che sarebbe la parte, insomma, che dovrebbe fare da un po' da scrub. Noi andremo ad aggiungere, io aggiungerò anche della camomilla, che è molto delicata e mi piace all'interno dei saponi scrub. E aspettate ovviamente che si sciolga. Dopo un paio di minuti vedete che già comincia a sciogliersi. Adesso prendo un po' di burro di cocco e ce ne metto un cucchiaino. Il cocco è molto delicato e ha un forte potere, ha un buon potere lavante, quindi a me piace molto anche all'interno dei saponi con il metodo della saponificazione. Ok, ho aggiunto quindi un cucchiaino di burro di cocco.
mescolate. Mi raccomando, fate attenzione, l'acqua nel pentolino sottostante a non farla bollire, tenete una temperatura bassa perché potrebbe insomma schizzare l'acqua, far muovere il pentolino che è sopra, quindi temperatura bassa, 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 mescolate finché il vostro sapone non si scioglie completamente. Ok? Procedete così. Vado ad aggiungere anche la mia camomilla, ok? Tritata, ovviamente. E continuo a girare, a girare, a girare. E visto che mi piace molto, non so se riuscite a vedere questo tipo di sapone puntinato, non metterò l'argilla rosa, ma lascerò solo la camomilla ed andrò a mettere qualche goccia di olio essenziale di Ylang Ylang. Ne metterò veramente, per queste 4 saponette che vedete, aggiungerò una decina di gocce, non di più. A me non piacciono le profumazioni fortissime, ma piacciono delicate e comunque dovete andare sempre caute con l'olio, con gli oli essenziali. Poi starà a voi, leggete le istruzioni dell'olio che acquistate e vi regolate. E vi assicuro che già mettendo la camomilla, scusate i vapori, sentirete anche il profumo ovviamente della camomilla. E vi assicuro che è veramente bellissimo. E con l'olio essenziale di Ylang Ylang e il profumo di camomilla super rilassante vengono delle saponette regalo che saranno secondo me apprezzatissime. Ovviamente io ho spento il pentolino già da un bel po', la mia pentola al fondo spesso, quindi si finisce di sciogliere tranquillamente il sapone. A questo punto, quando si è raffreddato ma non è in fase che si solidifica, l'ideale sarebbe anche avere tipo uno di questi termometri che misurano la temperatura, però ovviamente voi vi regolate, sapete benissimo, insomma si è sciolto ma non bolle, vedete, assolutamente, anche il pentolino sottostante, quindi si sta raffreddando, però in questa fase che è freddino ma non si sta solidificando ancora, perché vedete già sulla paletta si sta solidificando, andate ad aggiungere l'olio essenziale. 10 gocce. Ovviamente ora girando si sprigiona tutto il profumo ed ora vado a versare. E procedete così, con calma. Allora, mettiamoli da parte, sono riuscita a fare anche 2 cuoricini e dopo andiamo a toglierli dagli stampi e vediamo cosa ne viene fuori. Ovviamente se anche dovessero avere qualche difetto, qualche piccola imprecisione, secondo me hanno sempre il valore aggiunto che sono state fatte a mano e verranno donati per le persone a cui teniamo, quindi secondo me in certe cose non bisogna badare, insomma, troppo a, come dire, al dettaglio. Uno deve cercare di fare del proprio meglio, ma contemporaneamente rilassarsi e stare serena. Eccoci qua ragazze, eccoci. Sono passate parecchie ore perché in realtà ho fatto tutt'altro, però insomma speriamo si siano solidificati. Allora, consiglio quando fate una colata di sapone, evitate poi di andarne ad aggiungere un pochino perché come vedete subito fa la pellicolina e quindi poi risulta il doppio strato. Quindi fate una colata quando è tutto caldo e poi vi fermate. Va bene, questo lo terrò per me. Andiamo a vedere questi stampi come funzionano. Ok, vediamo, vediamo, vediamo. Non vorrei romperlo. È la prima volta che uso questi stampi. In realtà uso quelli normali per il sapone. Non riesco ad estrarlo. Ok, ce l'ho fatta. Allora, bene, sembrano le creazioni in resina. È lucido, nonostante tutto è lucido. Però in realtà diciamo che per il sapone non ha troppa importanza. Sono veramente belli. Ok, non li tocco più di tanto, lo ripongo. Questo è il primo, vedete, si vede, guardate, si vede che è lucido, quindi lo stampo
è fatto bene. Qui ovviamente il forellino per mettere poi l'accettino. Quando vedete ci sono queste piccole sbavature, poi con attenzione con un coltello andiamo a sistemare. Secondo me questi stampi sono ottimi anche per fare lo shampoo solido. Carino il fatto, insomma, del contrasto della camomilla. Vado con il secondo. Ok. Ok, vediamo il secondo. Ecco qua, si vede perfettamente la camomilla e si vede insomma che gli stampi sono veramente carini. Se uno deve fare un regalino, facendo un bel pacchetto, viene un bel risultato. Vado, aspettate, con i cuoricini che erano quelli che erano rimasti. Ecco qua un altro. Come vedete, diciamo che le saponette negli stampi si possono fare. Qui su c'è un po' di senso olioso che andrò a tamponare, probabilmente è il burro di cocco che dà un po' questo effetto. Sul davanti invece vedete è perfettamente asciutto. Sul retro invece durante l'asciugatura ha fatto, vedete, le mie mani lucide, questo è il burro di cocco, quindi insomma che ovviamente è super idratante, però è meglio tamponare. Ok, questo è quello che preferisco ovviamente tra gli stampi. Speriamo che è venuto bene. Penso sia anche quello più delicato. Ok, vado, estraggo piano piano, piano. Ok, perfetto. No, vabbè ragazze, guardate che carini. Cioè con i lacci giallini, cioè secondo me sono favolosi. Guardate che belli. Wow, sono proprio contenta. Vai. Ok, vado con l'ultimo. Ok. Questo, vabbè, un pezzetto di camomilla un po' più scuro al centro, va bene, lo terrò per me. Questi invece sono venuti veramente carini, va bene, come vedete, vassoietto natalizio. Allora, quindi adesso vado a prendere un laccio e poi ve li mostro finiti. Ditemi voi se non sono veramente un capolavoro. Voi non riuscite a vederli, ovviamente non riuscite a sentire neanche il profumo, ma hanno un buon profumo e sono un color giallino. Voi sembra bianco, ma in realtà sono giallini. Vedrò poi se riesco a farvi una foto in cui si vede bene il colore. E niente, vado a mettere un laccetto e ci vediamo dopo. Allora, eccole qui le nostre saponette finite. Ho messo alcune un tipo di laccetto, alcune ovviamente di un altro. Questo stampo si potrebbe utilizzare anche con la resina, secondo me, e glitter, oro e rossi per fare qualcosa di natalizio. E niente, spero che questa idea regalo vi sia piaciuta. Ovviamente poi ne potete regalare un paio con essenze diverse, dipende da quello che vi piace, oppure mettere all'interno qualcosa di diverso e regalarne 2 o 3 tutte inserite in una pochette per le amiche che amano i prodotti, insomma, handmade per la cura della persona. Questi sotto la doccia sono veramente l'ideale. Vi abbraccio, un bacione a tutte e come sempre buona creatività! Ok, ve li mostro con un'altra luce, eccoli qua, si vedono meglio così i colori e le pagliuzze colorate, le pagliuzze che poi in realtà sono fiori di camomilla tritati e farina d'avena, eccoli qua. Questo era quello, avevo fatto una compresso, il sapore che era rimasto nella pentolina e niente, vi volevo far vedere il potere ovviamente lavante. Per chi non lo sapesse, i saponi, questi come quelli che realizzo anche io, anche quello col metodo della saponificazione a freddo, ovviamente creano, vedete, una cremina lavante e non sono ovviamente come i normali saponi liquidi che utilizzate, però sono veramente delicatissimi e poi vabbè in questo caso sprigiona veramente un profumo bellissimo di camomilla e ylang ylang, quindi detergono perfettamente e questo è veramente delicatissimo. Ok, asciugo le mani, spostiamo il tutto e niente, vi abbraccio, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!